Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Sei in Italia, in una nuova città. Non sai come raggiungere la tua destinazione e il tuo telefono è scarico. Che fare? La soluzione più istintiva e più facile è chiedere aiuto a un passante. Però non è proprio la cosa più semplice da fare. Niente panico. In questo video vi indicherò tutte le espressioni per chiedere e per dare indicazioni stradali in italiano. Se vuoi indicazioni su come imparare l'italiano, se sei un principiante, o portarlo a un livello più avanzato e non sai come fare, probabilmente hai bisogno di qualcuno che ti guidi, un tutor o un insegnante qualificato. Madrelingua. Su italki, lo sponsor di questo video, ne puoi trovare tantissimi. Questa piattaforma infatti ti offre tantissimi tutor e insegnanti qualificati con cui fare conversazione, ma anche vere e proprie lezioni di italiano, private, nel giorno e nell'ora che scegli tu, online. Sei tu anche a scegliere il tuo insegnante, in base alla sua disponibilità, al suo prezzo, alle sue recensioni e anche in base al video di presentazione, che è molto importante e che ogni insegnante ha. Puoi farle anche con me, se preferisci. Mi trovi cercando Graziana Filomeno. Prova subito questa fantastica piattaforma e comincia a fare pratica. E ti dirò di più. Siccome sei un lernamico, lo sei, vero? Se ti iscrivi ad italki utilizzando il link che trovi in descrizione, riceverai ben 3 lezioni di prova a un prezzo ridotto, che ti daranno la possibilità di provare vari insegnanti e scegliere quello che fa più al caso tuo. E non dimenticare, i vantaggi non sono finiti qui. Utilizzando il codice coupon AMO24 riceverai 5 euro di sconto su lezioni da 10 euro. Cosa stai aspettando? Porta il tuo italiano o qualsiasi altra lingua tu stia studiando a un livello più avanzato. Il link per provare italki è nella descrizione. Vediamo un po' come si chiedono indicazioni stradali a un passante. Sicuramente è bene essere sempre gentili. Quindi è sempre meglio cominciare con formule di saluto o di cortesia, come buongiorno, salve, mi scusi, scusi per il disturbo. Ecco alcune frasi efficaci che potete utilizzare. Mi scusi signora, mi sono persa, mi potrebbe aiutare per favore? Dov'è l'albergo Tre Nazioni? Salve, mi saprebbe dire dove si trova via Vittorio Veneto? Scusi, come faccio a raggiungere la spiaggia da qui? Per favore, mi sa dire come posso raggiungere la stazione ferroviaria? Salve, scusi il disturbo. Dove si trova la stazione della metro più vicina? Buongiorno, avrei bisogno di un'informazione. L'autobus 13 si ferma davanti alla stazione dei treni? Salve signore, per caso sa ogni quanti minuti passa la navetta per l'aeroporto? Scusi, a quale fermata devo scendere per raggiungere Piazza del Popolo? Salve, potrebbe aiutarmi? Dove posso trovare la farmacia più vicina? E fin qui tutto bene, no? Adesso vediamo invece quali sono le espressioni più comuni e più utilizzate in italiano per dare indicazioni stradali. Generalmente quando si danno indicazioni stradali si utilizza l'imperativo, formale o informale. Chiaramente se il passante non vi conosce tenderà ad utilizzare la forma di cortesia, ma non è sempre detto. In ogni caso io vi darò le espressioni utilizzando l'imperativo informale di seconda persona singolare. Però poi alla fine del video vedremo degli esempi di dialoghi tra due persone, una che chiede e l'altra che dà indicazioni stradali, e in quel caso userò la forma di cortesia. Vai, continua, prosegui dritto. Vai, continua, prosegui di qua, di là. Gira a sinistra, a destra. Prendi la prima, la seconda, la terza, a destra,
a sinistra. Prendi via, procedi, continua, cammina, arriva fino a... Poi è a 2 isolati da qui, è un isolato più avanti. Torna indietro e attraversa la strada, il ponte. È troppo lontano per andare a piedi. Ti converrebbe andare in metro, in macchina. Prendi l'autobus la metro e scendi alla prima fermata, seconda fermata o alla fermata X. Sali, scendi le scale, dietro l'angolo, dall'altro lato di, al lato opposto rispetto a. Supera, lo trovi alla fine della strada, sulla destra, sulla sinistra. Inoltre, quando si danno indicazioni stradali, è normale utilizzare dei riferimenti facilmente riconoscibili e identificabili, come una piazza, un semaforo, un ponte, una chiesa, per far capire che proprio in quel posto bisogna fare una determinata azione, bisogna svoltare a destra, a sinistra e così via. In italiano, con tutti questi riferimenti, si usa la preposizione a. Al semaforo, alla piazza, alla chiesa, al supermercato, alla rotonda, all'incrocio, alle strisce pedonali, all'angolo e via dicendo. Ovviamente è molto importante conoscere proprio questo vocabolario, il vocabolario della strada. Ripassiamolo velocemente. Vi mostrerò delle immagini con il nome corrispondente. L'autostrada, il corso, il viale, il vicolo, la corsia, il ponte, la rotonda o la rotatoria, le strisce pedonali, la carreggiata, il parcheggio, la fermata dell'autobus, del treno, della metro, i segnali stradali, il vigile urbano, il traffico, l'ora di punta, l'area pedonale, la tangenziale, la via, la piazza, la riga continua, la riga tratteggiata, l'uscita, il marciapiede, la multa, il semaforo, l'angolo, l'incrocio. Infine, per quanto riguarda le indicazioni stradali, è importante conoscere avverbi ed espressioni di luogo essenziali: vicino, lontano, davanti a, dietro a fianco di, a lato di, accanto a destra, a sinistra di, dentro, fuori, di fronte a, tra, fra, sopra, sotto, lungo, verso, oltre. Adesso, prima di vedere i dialoghi veri e propri, vediamo qualche esempio di frase ottenuta unendo proprio tutti questi elementi che abbiamo appena visto. Insomma, esempi di frasi che potrebbe capitarvi di ascoltare, di sentire, se chiedeste a un passante in Italia delle indicazioni. Continua dritto fino al semaforo, poi gira a sinistra senza attraversare la strada. Svolta qui a sinistra e prosegui dritto fino al supermercato. Poi gira a destra e attraversa il parco. Gira a destra e trovi la fermata dell'autobus. Prendi il 5A e scendi alla seconda fermata. Attraversa il ponte e prendi la prima a sinistra. Alla rotonda prendi la prima a destra. Lo trovi accanto al supermercato. Continua dritto fino alla piazza, poi svolta a sinistra. Le poste si trovano dietro la fontana, però per raggiungere gli sportelli devi salire le scale. Prendi l'ascensore e scendi fino al piano -1. Poi continua lungo il corridoio fino alla terza porta sulla destra. Si trova di fronte ai bagni. Attenzione! Se qualcuno chiede a voi delle indicazioni, ma voi non sapete come darle, allora potreste dire cose come: mi dispiace, non sono del posto, non posso aiutarla. Mi scusi, non lo so. Non so dove sia, mi dispiace. E ricordate anche che quando vi danno indicazioni, anche se non erano chiare, anche se non avete capito nulla, dovete sempre ringraziare e salutare.
Vediamo adesso dei dialoghi di esempio. Buongiorno, mi scusi, posso chiederle un'informazione? Certo, dica pure. Sto cercando il museo egizio, mi sa dire dov'è? Guardi, se vuole camminare può prendere questa via a destra fino alla chiesa in fondo. Poi giri a destra e prosegua fino al parco. Il museo si trova proprio dall'altro lato, quindi deve attraversare tutto il parco. Se invece non vuole camminare, può prendere il tram. La fermata è proprio qui, dietro l'angolo. Scenda alla seconda fermata, si chiama Museo. Grazie mille, è stata molto gentile. Di nulla. Salve, mi scusi, sto cercando Piazza Maggiore. Dove si trova? Guardi, deve tornare indietro fino alla stazione della metropolitana, attraversare la strada e continuare dritto fino a quando vedrà una fontana con un Nettuno. Una volta lì, svolti a sinistra e sarà in piazza. Grazie mille. Invece, sa dove si trova il ristorante da Michele? No, mi dispiace, non lo so proprio, non l'ho mai sentito. Va bene, nessun problema, non si preoccupi. La ringrazio comunque. Arrivederci. Buonasera, mi scusi, come arrivo al parco? Mi dispiace, non sono del posto, non posso aiutarla. Ho capito, grazie comunque. Arrivederci. Scusi il disturbo, mi sono persa. Come faccio a raggiungere la biblioteca da qui? Guardi, è proprio a pochi isolati da qui. Prenda la prima a sinistra e prosegua dritto fino a quando non vedrà un'edicola. Superi l'edicola e attraversi la strada. La biblioteca è proprio lì, sulla sinistra, dall'altro lato dell'edicola. La ringrazio davvero, arrivederci. Di nulla, buona giornata. Pensavate fosse finita qui? Ancora no, perché cosa succede se voi siete in macchina e avete bisogno di ricevere indicazioni stradali? Chiaramente le cose saranno un pochino diverse. Innanzitutto potrebbe capitarvi di sentire le distanze in metri, perché ovviamente in Italia si usano quelli per indicare le distanze, quindi per questa ragione vi consiglio di familiarizzare un po' con questo sistema se non è quello che si usa nel vostro paese. Ma vediamo adesso qualche espressione più comune per dare indicazioni stradali a chi si trova in macchina. Segui le indicazioni per l'aeroporto. Prendi l'uscita per Verona. La tua destinazione è a circa 200 km da qui, 200 km di distanza. È a 15 minuti in auto. No, stai andando nella direzione sbagliata. Fai un'inversione a U. Alla rotonda prendi la prima uscita. La direzione è ben indicata dai cartelli. Spero che questo video possa aiutarvi durante il vostro prossimo viaggio in Italia. Se siete curiosi di conoscere tutti i nomi degli elementi che compongono un'auto in italiano, non dimenticate di guardare il video dedicato proprio a questo argomento, molto interessante e sicuramente molto utile se avete bisogno di noleggiare un'auto in Italia. E lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Non dimenticate poi che se cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com. E se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Poi non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi che pubblichiamo lì. Con questo è tutto, io vi saluto e vi aspetto prestissimo in un nuovo video.